Giuro ragazzi, ho provato ad aspettare qualche giorno per vedere se le mie condizioni miglioravano per questo video importantissimo per registrarlo, ma a quanto pare la mia congiuntivite non ne vuole sapere, quindi Help, I need somebody help. Occhiali su e the show must go on. Anche perché questo è un video molto frizzantino, mi immagino già la sezione commenti parecchio croccante. A parte questo iniziamo perché c'è molto da discutere e ripeto, perdonatemi gli occhiali, ma altrimenti state attenti solo alle mie condizioni pietose e soprattutto mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. E dai, a voi non cambia assolutamente nulla, ma per me è molto importante. Stoner e Marquez, secondo me i due piloti più talentuosi che la MotoGP abbia mai visto. So che siete già lì pronti a scaricare le vostre dita sulla tastiera. E Valentino Rossi? Valentino è stato il mio pilota preferito e grazie a lui sono iniziato a correre, e quando ho ricevuto questo speciale libro autografato con dedica, non so se lo vedete, è stato il giorno più bello della mia vita. A parte questo, certe volte bisogna lasciare da parte le emozioni e guardare da persone distaccate quello che succede in pista e come arrivano certi risultati. Dal mio punto di vista, Valentino è stato il pilota più completo della storia e quindi il più forte in senso assoluto. Ma se mi chiedeste come talento puro lo metti al pari di Stoner e Marquez, no. E soprattutto tra loro due chi la spunta? Secondo me Marquez. E adesso vi do le prove, o meglio, cerco di motivarvi il mio pensiero, nonostante sia consapevole che comparare piloti di epoche diverse è impossibile, ma dopo tutto, quando Stoner smetteva, Marquez iniziava. Quindi non parliamo di mondi completamente opposti. Dato che dobbiamo metterli il più possibile sullo stesso piano, pensiamo alle loro due migliori annate. Il 2011 di Casey su Honda e il 2019 di Marc sempre su Honda. Tutti e due gommati Bridgestone. Tutti e due estremamente dominanti. 10 vittorie in stagione per Stoner, 12 per Marquez. Ma non è per i semplici numeri che azzarderei a dire che Marquez è meglio, ma per la sensazione che mi dava guardandolo in sella e le dimostrazioni di puro e cristallino talento che metteva in atto. E qui sento già di nuovo le tastiere partire. E Stoner? Non faceva anche lui cose incredibili? Sì, ma non così. O meglio, aveva quelle piste, tipo Phillip Island, dove poteva guidare bendato con una mano dietro la schiena e vincere. Ma appunto non sempre. Marquez ogni santa volta che scendeva in pista, prima di farsi male ovviamente, il suo pensiero era sempre e solo distruggere gli avversari. E lo faceva maledettamente bene. Nei suoi momenti di piccola confidenza che dimostrava e la superiorità in pista erano imbarazzanti. Condite il tutto con i salvataggi che all'inizio si pensava fossero un caso, tanto erano incredibili, e il quadro è completo. Ma in ogni caso, nel complesso, a vederli da lontano, sono ancora più o meno lì. E quindi ragazzi, è ovvio che è una bella lotta, ma allargando la lente di ingrandimento, secondo me la forbice delle prestazioni si amplia ulteriormente. Ci sono stati dei momenti dove Marquez ha dimostrato di essere il pilota più forte di tutti i tempi. Quasi non umano per la troppa foga e cattiveria agonistica che ci metteva. Degli esempi? Argentina 2018. In quella gara ha fatto tutto quello che non doveva fare in termini di sportività. Gli si spegne la moto, la spinge sulla griglia di partenza, fa inversione contromano, cioè sportellate a tutti. Un disastro. Ma ragazzi, cosa stava facendo in gara? Se ci ripenso ho ancora la pelle d'oca. No, anzi, era un misto tra incazzatura per come si comportava in pista a completa ammirazione per il puro talento. Era lì in mezzo ai 20 piloti più forti al mondo ed era non una spanna, 2 spanne superiori agli altri in quel momento. O ancora Moto2 Valencia 2012. Dopo una stagione dominata con la Suter, di sicuro non la moto migliore sulla griglia in quel momento, dato che negli anni successivi addirittura la Suter verrà spazzata via da un monopolio Kalex, fa una delle sue solite cavolate nelle prove libere. Stende corsi senza un motivo.
Cioè, gli ha fatto un'entrata da assassino durante dei giri inutili e senza senso, solo perché era lì in quel momento, doveva passare, gli ha tirato una sportellata, l'ha mandato praticamente in tribuna. A causa di questo comportamento viene retrocesso ultimo in griglia di partenza per la gara. Ma nonostante questo, parte e li supera tutti, ovviamente in condizioni limite, dove il fuoriclasse può fare ancora di più la differenza. Dopo 8 curve da 40esimo sulla griglia, era nella top 15. Senza senso. E ovviamente ha vinto la gara, per chi non se lo ricordasse. Infine ricorderei Estoril 2010. Marquez si gioca al mondiale nella 125 e per colpa di una chiazza di umido si stende nel warm-up lap e cala il gelo. Sembra la fine dei giochi. Un sogno andato in fumo nella maniera più stupida possibile. Invece il team fa il miracolo, gli sistemano la moto appena prima della partenza, parte ultimo e anche qui, dopo delle prime curve folli dove si è preso dei rischi assurdi, vince in volata e ipoteca il titolo mondiale. Lo sappiamo, Marquez è un personaggio molto controverso, senza mezze misure e molto spesso ha fatto sportivamente cose sbagliate, ma sul suo estremo talento non penso ci possa essere discussione, così come con Stoner. Nessuno sapeva interpretare la pista di Phillip Island come lui e riusciva anche a guidare moto che per altri campioni risultavano essere bestie impossibili da domare. Ricordiamoci appunto il primo anno in Ducati insieme a Melandri, quella moto lì per il buon Macio era impossibile da guidare ed era un qualcosa di incredibile perché si vedeva uno Stoner lì davanti che dominava e un Melandri che appunto faceva non fatica, di più era proprio in difficoltà e navigava nelle ultime posizioni. Ma anche Valentino, quando è salito per la prima volta sulla moto che ha lasciato Stoner, capì subito che lì c'era molto da fare e il pilota ci metteva una gran pezza per vincere quelle 3 gare dell'anno pre-Honda. In conclusione, mettendo da parte il discorso talento, che come abbiamo detto era molto vicino tra i due, la differenza sostanziale secondo me era nell'approccio alla gara. Stoner soffriva tremendamente l'ansia della prestazione e l'approccio alle gare. Lui stesso, molto tempo dopo il ritiro, ha ammesso: più il weekend andava bene, più avrei voluto morire. Mi volevo raggomitolare sul pavimento del camper in preda ai nodi dello stomaco per colpa dello stress. Marquez, al contrario, la tensione lo caricava e lo stimolava, rendendolo pronto e lucido per buttarsi nella mischia. Queste, secondo me, sono le differenze tra questi due grandi campioni, anzi, leggende. Sono curioso di sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, mi raccomando. Con calma, non c'è bisogno di insultarsi. A parte questo, spero che vi sia piaciuto questo excursus su questi due grandi campioni. Se volete ancora qualcosa di simile fatemelo capire con un like, appunto un commento, anche se non rispondo a tutti vi leggo tutti, è sempre apprezzato. E come al solito, gas, ci vediamo al prossimo video, magari senza questi occhi.